Secondo Polibio, immediatamente dopo la vittoria sulla Lega Gallica a Talamone, il console Lucio Emilio Papo prosegue verso nord, lungo quello stesso percorso che gli stessi Galli avrebbero voluto intraprendere per tornare in patria. Valicate le Alpi Apuane e piombato di sorpresa nelle terre dei Boi, il console scatena i legionari in 2 giorni di saccheggi punitivi, per poi tornare in patria a carico di bottino. L'anno successivo, nel 224 a.C., i due nuovi consoli in carica, Tito Manlio e Quinto Fulvio, muovono nuovamente contro le terre dei Boi, cogliendo i Galli impreparati e costringendoli a diversi atti di sottomissione. L'incedere però di piogge torrenziali e di una pestilenza che serpeggia tra i legionari obbliga i due consoli a tornare in patria. L'anno successivo ancora, il 223 a.C., vede i nuovi due consoli, Gaio Flaminio e Publio Furio, muoversi nuovamente contro i Celti, ma questa volta non più contro i Boi, bensì contro gli Insubri, a riprova che forse la campagna dell'anno precedente qualcosa aveva fruttato. I due consoli risalgono la costa dell'Etruria e poi penetrano in Liguria, probabilmente appoggiandosi al porto di Genova. Superate le Alpi marittime, attraverso le valli del Polcevera e dello Scrivia, l'armata consolare penetra nel territorio celto-ligure degli Anari, con i quali i romani sanciscono un trattato di alleanza. Si tratta dell'odierno Oltrepo Pavese e del Piacentino, e le legioni entrano quindi in territorio insubre attraversando il Po alla sua confluenza con l'Adda. Secondo Polibio, durante tutta l'operazione di attraversamento del Po e poi quella successiva di allestimento dell'accampamento fortificato, i romani subiscono diverse perdite per mano degli insubri, che si erano già attivati per contrastarli, tant'è che dopo pochi giorni i consoli richiedono ed ottengono dai Galli una tregua, con la promessa di allontanarsi dai loro territori. Intraprendendo un percorso che Polibio descrive come tortuoso, evidentemente con l'intento di ingannare i Celti, i Romani si spostano prima verso sud-est, ma poi scartano repentinamente verso nord, andando ad attraversare il corso del fiume Oglio alla sua confluenza con il Chiese, penetrando così nelle terre dei loro alleati, i Galli Cenomani. In territorio cenomane ragionevolmente i romani si rifocillano e poi, dopo aver unito le loro forze a quelle degli alleati, attaccano nuovamente le terre degli Insubri, questa volta però più a nord. Polibio scrive partendo dai distretti ai piedi delle Alpi e quindi ragionevolmente varcando di nuovo il corso dell'Oglio, però verso ovest all'altezza grossomodo di Soncino. Mentre i Cenomani e i Romani si danno al saccheggio delle campagne degli Insubri, questi si mobilitano nuovamente, costituiscono un esercito di 50.000 armati e marciano spediti verso il corso del fiume per contenere gli assalitori. Tutto il contrattacco degli Insubri prende dei caratteri profondamente sacrali. Secondo Polibio, i Celti vanno a prendere le sacre insegne dorate inamovibili dal loro tempio federale, il santuario di quella che lui identifica come Minerva, ma che probabilmente è la divinità celtica Belisama. Floro, poi, scrive che Ariovisto, un condottiero degli Insubri, promette al loro dio della guerra un torque, un collare, forgiato con tutte le armi che avrebbe sottratto ai nemici. Quando l'esercito della Confederazione Insubre giunge in vista delle forze dei Romani e dei Cenomani, che sono acquartierate lungo il corso dell'Oglio, inizialmente i consoli non sanno bene come comportarsi. Se da una parte è evidente che vorrebbero appoggiarsi alle truppe degli alleati, poiché i romani da soli sono in inferiorità numerica, dall'altra è altrettanto evidente che non si fidano fino in fondo dei Galli Cenomani. Polibio scrive che per i Romani i Celti erano una realtà incostante e inaffidabile per antonomasia e che oltretutto nel caso specifico c'è il timore che il legame di sangue che intercorre tra Insubri e Cenomani possa spingere questi ultimi ad un voltafaccia repentino. Alla fine il console Gaio Flaminio si risolve col far attraversare l'Oglio all'esercito cenomane, probabilmente con una qualche scusa. E poi, appena i Galli si ritrovano sulla sponda orientale, il console fa abbattere tutti i ponti che collegano le due sponde del fiume, così da essere certo che i cenomani non possano in alcun modo prendere parte alla battaglia che sta per avere luogo.
Ora, relativamente a questo episodio è stato scritto molto e alcuni storici contemporanei hanno sostenuto che si tratta di qualcosa di poco credibile e di surreale, che va ad invalidare quindi la cronaca. Altri ancora hanno detto che si tratta di qualcosa di costruito ad arte appositamente per andare in qualche modo a screditare la figura di Gaio Flaminio, attribuendogli delle scelte controproducenti. Ora, noi dobbiamo ricordarci che per tutta la sua cronaca Polibio si appoggia a Fabio Pittore e che Fabio Pittore è, come abbiamo già detto, una fonte primaria, ovvero un testimone oculare. Qualcuno che ha partecipato in prima persona sia alla battaglia di Talamone, sia a quegli scontri successivi, come questo di cui stiamo trattando ora, che hanno visto i Romani avanzare in Gallia Cisalpina. Quindi non si può indicare la cronaca di Polibio come falsa a cuor leggero, bisogna avere delle solide basi per farlo, solide basi che in questo caso evidentemente non ci sono. Perché, seppur è possibile che Fabio Pittore avesse voluto per motivi politici provare a screditare la figura di Gaio Flaminio, sicuramente non l'ha fatto riportando di questa scelta, che non è né una scelta improbabile o surreale, né una scelta controproducente, ma al contrario probabilmente è stata frutto di un'attenta analisi sul campo. Ma per capirlo bisogna conoscere bene sia la realtà degli insubri sia quella dei cenomani. I cenomani in particolare, ricordiamo, sono un popolo che è sempre stato stretto tra due potenze. Da una parte quella di Roma, anche con l'interposta persona dei Veneti, che erano gli alleati di Roma per eccellenza in Nord Italia, e dall'altra il resto del mondo celtico della Cisalpina, in particolare con gli insubri, loro vicini, che erano però anche questa grande potenza, questo polo accentratore, questo polo egemone dei Celti del Nord Italia. Stretti tra questi due fuochi, i cenomani cercano costantemente di perseguire una politica che gli consenta di mantenere il più possibile uno spazio di manovra personale e per farlo non sono particolarmente fedeli ad una potenza o all'altra, ma di volta in volta ripongono la loro fedeltà dove più gli conviene. E questo lo vedremo spesso negli eventi futuri che vedranno i romani combattere in Italia settentrionale. Quindi non è assolutamente peregrino immaginare che forse i cenomani in questo caso specifico avrebbero anche potuto tradire. Soprattutto se consideriamo che gli insubri erano una potenza economica nel mondo celtico e questo lo sappiamo perché durante tutti gli scontri con i romani reclutano a più riprese per la loro macchina militare reparti su reparti di mercenari gaesati da Oltralpe e per farlo chiaramente devono spendere del denaro, delle risorse. Quindi nulla vieta che Gaio Flaminio avesse forse subodorato che c'era stato un tentativo di corruzione, che gli sia stato riportato che c'erano stati degli abboccamenti tra insubri e cenomani, che forse stavano cercando un accordo. Forse gli insubri stavano cercando di corrompere i cenomani. Forse l'avevano già fatto. Non lo sappiamo. Però sicuramente non possiamo considerare che la testimonianza di Polibio, che poi è quella di Fabio Pittore, sia inaffidabile semplicemente perché riporta di questo passaggio dei ponti sull'Oglio e poi l'abbattimento da parte dei Romani, che si privano sicuramente di una forza, ma di una forza che non si sapeva quanto fosse affidabile e quanto potesse invece rivelarsi controproducente. Rimasti soli per scelta, i romani infine si schierano e si preparano a ricevere l'attacco del nemico. E in questo caso effettivamente Fabio Pittore, riportato da Polibio, non sembra avere delle parole particolarmente lusinghiere per l'operato del console Flaminio. Al contrario, ci viene detto infatti che il console schiera in maniera approssimativa, in uno spazio eccessivamente angusto che non favorisce l'operatività dei manipoli, soprattutto poi con la schiena dello schieramento rivolta direttamente al corso del fiume, cosicché se mai si fosse presentata la necessità di un ripiegamento, di un arretramento tattico, le ultime fila dell'esercito romano sarebbero capitombolate direttamente in acqua.
Questo fortunatamente non accade, ma non grazie al console, bensì grazie ai tribuni, il cui operato al contrario viene esaltato nella fonte. I tribuni estemporaneamente per questa battaglia decidono di cambiare l'equipaggiamento dei legionari, o meglio di invertirlo. All'epoca l'esercito romano era composto principalmente da tre classi di combattenti: gli astati, i principi e i triari. E se i primi due ordini erano equipaggiati, oltre che con lo scudo e la spada, con una coppia di giavellotti, i temibili pila, i giavellotti pesanti dei romani, l'ultima classe, quella dei triari, al posto delle armi da getto aveva una lunga asta da urto, una lancia grosso modo di 2 metri di lunghezza, probabilmente retaggio del precedente ordinamento oplitico. In latino c'era un detto: res ad triarios redit. Le cose si sono ridotte ai triari, che aveva grosso modo il significato dell'odierno siamo con l'acqua alla gola, siamo arrivati alla frutta. Questo perché i triari venivano coinvolti nel combattimento solo quando i primi due ordini, quello degli astati e quello dei principi, erano stati volti in fuga. Allora i triari spianavano le loro lance, creavano una selva di armi in asta contrapposte al nemico e dietro di loro i reparti che erano stati sbaragliati provavano a riorganizzarsi. I tribuni, in questo caso, decidono di sovvertire, di capovolgere questa tattica e di fornire delle lunghe aste dei triari direttamente la prima linea dei combattenti, i primi reparti, quelli degli astati. Quando gli insubri caricano, si trovano infatti una selva di lance spianate contro le quali combattere, ed allora i combattenti celtici cominciano immediatamente a spazzare con le loro lunghe spade per farsi strada nella selva di lance spianate dagli astati. Nel farlo però le loro spade, che sappiamo appartengono a quella categoria che gli archeologi oggi chiamano la 10C, delle spade molto lunghe, ma di qualità abbastanza scadente, cominciano a perdere il filo, a intaccarsi, a storcersi, a piegarsi. Cosicché, quando i Galli arrivano finalmente a contatto stretto con il nemico, la maggior parte delle loro spade sono diventate inservibili. Come è stato detto loro dai tribuni, allora i legionari mollano le lunghe lance e sguainano a loro volta le spade e chiudono ancora di più la distanza con i barbari, cosicché i guerrieri celtici non hanno più lo spazio necessario per vibrare le loro lunghe spade, che d'altra parte sono in buona parte già diventate inservibili, come abbiamo già detto, mentre i legionari cominciano a massacrarli con rapide stoccate al volto e al petto. È una carneficina. Orosio scrive che saranno 23.000 i Galli a morire sul campo, mentre 5.000 verranno presi prigionieri. Floro scrive che Gaio Flaminio, quando tornerà a Roma, dedicherà un trofeo di torquis d'oro, i collari dei nobili celtici, a Giove, arrivando così a capovolgere il voto che era stato fatto da Ariovisto. Da un punto di vista iconico, la battaglia dell'Oglio rimarrà profondamente radicata nell'immaginario dei classici, tant'è che tutti i suoi passaggi, l'utilizzo delle armi in asta da parte dei romani per il corpo a corpo, le spade dei Celti che si piegano e si deformano, rimarranno come topoi che verranno riutilizzati da Dionigida di Carnasso e da Plutarco e retrodatati per descrivere tutt'altri scontri, come ad esempio, come abbiamo già visto in passato, la battaglia dei Colli Albani. Da un punto di vista pratico, però, questa battaglia che vede i romani vittoriosi per quanto in inferiorità numerica, segnerà un ennesimo punto di svolta nei rapporti tra Roma e la Gallia Cisalpina. Gli insubri, probabilmente la popolazione celtica più potente dell'Italia, sono stati sconfitti e a casa loro. Roma
è decisa a non dare respiro al nemico, tant'è che quando l'anno successivo i Galli invieranno dei messaggeri ai Romani implorando la pace, questa verrà loro negata. La conquista della Gallia Cisalpina era cominciata.